Oggi la vostra Flavia vi presenta questa bellissima torta alla mousse al cioccolato. Per la base utilizziamo una sbriciolata di biscotti al cacao. Prendiamo 200 g di biscotti al cacao, magari con delle gocce di cioccolato fondente dentro, che non guasta mai, ai quali aggiungeremo 86 g di burro fuso. Metto i biscottini, le gocciole nel mio caso, in un sacchetto e li schiaccio col mattarello. Sigillo bene e schiaccio. Questo mi dà una consistenza meno omogenea rispetto a quello che ottengo magari con un mixer o un robot da cucina. Vogliamo ottenere una sabbia al cioccolato, così, fine ma con qualche briciola più grossa. A questo punto aggiungiamo il burro fuso, che filtro per rimuovere la caseina che non ci sta bene qui. Mischi un po'. Questo composto è delizioso così com'è. Aggiungiamolo sul fondo dell'anello da 16 cm, il quale è avvolto da una striscia di acetato larga 10 cm, che sarà poi l'altezza della nostra torta. Per compattare il composto trovo che lo strumento più comodo sia un semplicissimo pressino da caffè. Svolge la sua funzione qui alla grande, altrimenti potete usare il fondo di un bicchiere se volete. Vedete quanto è bello compatto? La base sarà circa 2 cm in altezza. Ora la metto in frigo e passiamo al resto. La mousse al cioccolato è una semplicissima ganache di cioccolato fondente al 70%, più un'aggiunta di un ingrediente segreto che vedremo insieme. Partiamo montando mezzo litro di panna, alla quale aggiungiamo 50 g di zucchero semolato. Come vedete non l'ho montata troppo, questa è la consistenza giusta, la consistenza che vogliamo. Ora idrato 4 g di gelatina, basterà lasciare i fogli in acqua per 5 minuti, anche meno. Nel frattempo prepariamo la cioccolata. Per la cioccolata prendiamo un 70% o extra dark, alla quale aggiungo un po' di panna montata. La scioglieremo così ed usando il microonde, girandola ogni 15 secondi, si intende, se no vi si brucia. Altrimenti andate con il classico bagnomaria o la piastra ad induzione. La nostra cioccolata verrà aromatizzata con uno sciroppo di amarena. Ovviamente potete ometterla o altrimenti mettere un gusto che vi piace di più. Per esempio il caffè, la menta, la nocciola, l'arancia. Anzi, scrivete nei commenti qual è la combinazione che vi piace di più, cioccolato amarena, cioccolato e questo e cioccolato quello. La cioccolata si è sciolta per bene, non si è divisa. Ora aggiungo la gelatina, una strizzata e va dentro, insieme con altra panna. Non serve sciogliere la gelatina, perché la cioccolata si trova a circa 48 gradi e ci penserà lei a scioglierla per noi. Continuo ad aggiungere altra panna montata, sempre un paio di cucchiai alla volta, non di più, e giriamo finché non sia perfettamente incorporata. Non vogliamo che rimangano delle isolette di panna nel nostro
mare di cioccolata. Arrivati ad incorporare circa la metà della panna, aggiungiamo il resto tutto in una volta. Perfetta, spumosa, vellutata e soprattutto assolutamente irresistibile. Meglio versarla ora prima che me la beva tutta di un colpo. Sono capacissima di farlo, Ve lo garantisco. Adoro la cioccolata in tutte le sue forme. Fatto. Levo le bolle superficiali e trasferisco questa bellissima creazione in frigo finché si fredda e la gelatina si addensi. E adesso è il momento di levare la nostra creazione dal suo supporto. La scaldiamo un pochettino con le nostre mani e piano piano solleviamo. Infine rimuoviamo l'acetato. Ed eccola qui la nostra bella creazione, guardate che bella, spumosa. Adesso possiamo finirla come vogliamo, magari con delle scaglie di cioccolato in superficie o del semplicissimo cacao o magari una ganache al cioccolato. Allora adesso si taglia e vediamo com'è. Sono in paradiso. La combinazione fra marena, cioccolato, la struttura soffice di questo dessert lo rendono assolutamente irresistibile. Provatela, fateci sapere nei commenti come vi viene.